tagliare un abito con un tessuto così delicato e che tende a sfrangiare tantissimo? Che cuciture devi mettere oltre al cartamodello per fare la cucitura alla francese? E poi come prendi i segni su questo tessuto così delicato dove non puoi fare grandi segni col gesso perché non ti rimangono e soprattutto le tacche hanno vita molto breve oltre ad essere pericolose? Queste sono tutte le informazioni che ti darò in questo tutorial, ma ti dirò ancora di più. Alla fine di questo tutorial ti lascio uno dei miei consigli che ho apprezzato tantissimo quando ho ricevuto durante il mio apprendistato in sartoria. Quindi seguimi fino in fondo, vedrai che non te ne pentirai. Detto questo, io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e coach Janome e in questo canale imparerai tutto ciò che ti serve per realizzare abiti fantastici, sia con tecniche professionali sia con tecniche adattate al cosplay. Quindi direi che possiamo cominciare. Andiamo subito. Nello scorso tutorial, del quale ti lascio il link in descrizione, ti ho parlato della cucitura alla francese, che è questa qui. La sua caratteristica è che più fine è e più bella è, però mi raccomando non esagerare, all'inizio mezzo centimetro finito va più che bene, non ti preoccupare, già quello è un gran bel risultato. Il primo consiglio che ti voglio dare è quello di essere molto preciso in questa lavorazione e soprattutto la primissima cosa che devi fare è fare una tela come questa, magari del vestito completo. Io ho messo questa per controllare la lunghezza del colletto e per guardare le ruche. Quindi io è su questa che ho calcolato l'arricciatura della mia ruche. E qui ho scoperto quanto ne avevo bisogno. Detto questo, quello che ti serve è fare il modello, prendere e controllare tutti i difetti e poi riportare i difetti e le correzioni sul cartamodello. Una volta che avrai il cartamodello completamente sdifettato, che è il termine tecnico per questo processo, potrai andare a piazzare il cartamodello direttamente sul tessuto e andare a ritagliare in maniera super precisa i tuoi margini di cucitura. Questo processo serve a cucire in maniera super veloce e super facile, mettiamola così, perché qui si prende e si cuce, non si può sfare. L'organza è un tessuto che non permette errori perché rimangono i buchi, perché il tessuto si sgrana e non c'è verso di camuffarlo in nessun modo. Quindi si va, si cuce, punto, stop. Non hai possibilità di sbagliare, ma non ti preoccupare, con questa tecnica vedrai che sarà semplicissima. Quindi prendi, fai la tua tela, la sdifetti, la sistemi il cartamodello, poi prendi e adesso ci prepariamo a tagliare il tessuto con il cartamodello. Bene, hai fatto tutte le tue correzioni, ok, ci siamo. Hai fatto le prove della cucitura alla francese, come ti dicevo nell'altro video, sia quelle su un pezzettino diritto sia quelle sui pezzettini curvi, perché adesso è il momento in cui ci servono quei campioncini. Io ho deciso per esempio che voglio queste cuciture che siano larghe mezzo centimetro e per una cucitura alla francese mezzo centimetro è un buon punto di partenza. Da lì si scende, quindi più fini sono e più sono belle, come abbiamo detto. E per questo motivo ho deciso di fare questo calcolo. Finita è mezzo centimetro, quindi ho bisogno di un centimetro di margine di cucitura. La prima cucitura la faccio a mezzo centimetro. Vado a ritagliare un millimetro, quindi ho all'interno 4 millimetri di tessuto e vado a fare la seconda cucitura a 5 millimetri, così la mia cucitura alla francese finita viene da 5 millimetri. Se questo processo non ti è chiaro, scrivimelo nei commenti, fammi tutte le domande che vuoi, ti rispondo tranquillamente perché non è proprio così intuitivo alla prima. E invece adesso quello che ti serve sapere è come inserire questa ruche, perché questa ruche qui è incastrata all'interno della parte superiore e della parte inferiore. Infatti vedi che qui il fianchetto finisce dentro la cucitura e qua non prosegue. Quindi dobbiamo calcolare nella curva. Per questo ti dicevo che sono molto importanti le prove della cucitura alla francese nella curva. Io con il mio campioncino ho scoperto che, dato che la ruche comunque è bella grossa, bella potente, c'è tanto tessuto da arricciare, insomma tanto lo vedrai anche te, io ho capito che devo cucire a 7 mm, poi ritaglio di
quasi 2 mm, poco più, e poi vado a fare la seconda cucitura a 3 mm, perché in questo punto qui la cucitura alla francese più grande di 3 mm va a tirarmi il tessuto e quindi non starebbe in questa posizione. Quindi 3 mm, cucitura finita. Quindi facciamo l'esempio su questa. Faccio 1 centimetro di cucitura dal cartamodello, vado a cucire a 7 mm e me ne rimangono 3. Quindi 7 mm, vado a ritagliare fino a 2 mm e poi la terza cucitura la faccio a 3 mm. Anche qui mi raccomando, scrivimi, non ti preoccupare, ti rispondo tranquillamente. Ok, abbiamo trattato la cucitura alla francese, andiamo avanti. Allora, nello scollo invece, qua sotto, vado a lasciare 1 centimetro soltanto, 1 centimetro sul corpino e 1 centimetro sul colletto, ma ti faccio vedere tutto, non ti preoccupare. Questo perché almeno poi vado ad attaccare il tessuto pari uno sopra quell'altro, imposto la macchina in maniera tale che mi vada a cucire a 1 centimetro e non ho problemi, basta che faccia combaciare le tacche e poi non ho assolutamente nessun problema. Mentre il giro, che ho deciso di rifinire inserendo la ruche e con il tralicino, lo vado a tagliare pari. Oppure, dato che questo è un tessuto che sfilaccia molto, vado a lasciare 1 centimetro di cucitura e poi andrò ad applicare la ruche e il tralicino in maniera tale da mangiare completamente quel centimetro. Adesso ti faccio vedere il dietro. Sul dietro non abbiamo cuciture in questa parte qui, non abbiamo cuciture, quindi ci sono soltanto i due fianchetti. Questo qui è un dettaglio che puoi vedere bene se metti la scena al rallentatore. Quello che devi fare è calcolare bene questa area qui per essere molto fedele al cosplay, o meglio, per essere molto fedele al costume realmente indossato. E per questo ti consiglio di guardare tutti quanti i video di questa playlist dedicata al costume di Mercoledì Addams, quello del ballo, perché ti darò dei consigli anche nell'ultimo per quanto riguarda cosa indossare sotto e di conseguenza, se ce lo hai già, come progettare la parte superiore. Ok, adesso andiamo a piazzare il cartamodello. Allora, metti il tuo tessuto in doppio, cimosa su cimosa, senza stralciare, piazzando il cartamodello con i dritti fili paralleli alla cimosa e calcola il tuo margine di cucitura intorno al cartamodello, che nel mio caso è di 1 centimetro. In questo caso puoi anche gessare, cioè fare il segno con il gesso se il gesso ti rimane, perché anche se ti va leggermente a sgranare i punti dove vai a disegnare, comunque non sono punti in vista e quindi non è un problema. Ricordati che invece sul centro dietro non ci sono cuciture, quindi taglia una striscia e rimboccala in maniera tale che i centri dietro vadano in dritto filo. Per quanto riguarda il solino e la vela, cioè il solino è la parte che vedi sopra e la vela invece è la parte sotto, che vanno a comporre il colletto, disegna tutto 1 centimetro intorno e prendi i segni delle tacche, mi raccomando, perché andranno fatte combaciare quando si va a cucire. Se proprio devi, puoi ritagliare intorno al tessuto, ma sappi che questa cosa ti farà sprecare un po' di tessuto, quindi mettilo in conto. Ed ecco tutti i pezzi tagliati, prima tutto il davanti con la spallina, tutto il dietro con la stessa spallina e poi possiamo procedere a riprendere i segni. Per riprendere i segni, quello che ti consiglio di fare se non hai una superficie scura con una plastichina protettiva è di prendere un tessuto scuro e una plastica protettiva di qualsiasi colore. Questo è sempre nel caso dell'organza scura. Quindi io ho preso il mio cartamodello, l'ho ripiegato su se stesso in maniera tale da poter riprendere la forma del segno dove andrò ad appoggiare la ruche utilizzando il gesso in polvere della Clover. Così vado a riprendere. Ho fatto prima una prova, quindi ho visto che questo attrezzo non mi va a smagliare il tessuto e non mi va a rimanere per sempre nel tessuto, a differenza del gesso d'assalto normale che mi lascia le macchie.
Per questo tessuto, per riprendere i segni, a differenza di altri tessuti o meglio di qualsiasi altro tessuto normale, tra virgolette, devi utilizzare il filo che usi per cucire, perché il filo da imbastire è troppo grosso e lo devi usare su un ago grosso e in tessuti fini e delicati come questo lascerebbe il buco, quindi filo da cucito. Va benissimo anche un vecchissimo cotone che non puoi più utilizzare per cucire sulla macchina perché ti si spezza di continuo, tanto devi prendere solo il segno. Quindi questo è un buon modo sia per svuotare le bobine sia per utilizzare fili che altrimenti butteresti via. Se hai una destra e una sinistra, mi raccomando, se soprattutto è un tessuto che non si capisce qual è il dritto e qual è il rovescio, ricordati di segnarteli prima di cominciare a prendere il segno. Io ho utilizzato uno spillo infilandolo dalla parte del rovescio, quindi so che adesso devo riprendere i segni passando da sopra e quindi non devo girare il cartamodello, perché è vero che riconosceresti se hai due lati dove hai ripreso il segno dallo stesso lato e non riconosceresti più il dritto del tessuto, e quindi trovarti un mezzo davanti, il sopra per esempio con il rovescio del tessuto e il sotto con il diritto, o per esempio sulla spalla dove c'è la cucitura e quindi hai il dietro in diritto e magari il davanti in rovescio, si può vedere questa cosa, soprattutto su alcuni tessuti si vede molto bene se è sbagliato il dritto e il rovescio e se addirittura è sbagliato il verso. Con i cangianti è visibilissimo, quindi fai molta attenzione quando fai la fase di riprendere i segni. Io per le tacche ho fatto delle micro incisioni, quindi le vedo, principalmente le ho fatte a triangolino perché questo tessuto sfrangia molto, quindi se le fai a tacca normale, quindi lunga e dritta, a parte che ti sfilaccia poi rischia di avere problemi in cucitura, quindi ho fatto dei triangolini di 1 massimo 2 mm in maniera tale da vedere dove rifare il segno con il filo, così da non dover passare il gesso. E adesso in questi segni vado a fare 2 o 3 punti indietro nello stesso punto, così quando vado a cucire mi basterà combaciare i punti indietro che ho visto senza stare ad impazzire con le tacche, perché quando andrò a cucire insieme, soprattutto il punto dove vanno i pezzi superiori con i pezzi inferiori dove c'è infilata anche la ruche, c'è tanto tessuto che ha sfilacciato e ti assicuro che vedere le tacche fatte con le forbici è praticamente impossibile, quindi mi raccomando, segnati le tacche con il filo con qualche punto indietro. Una volta che hai fatto entrambe le parti di un cartamodello, le devi sovrapporre per controllare che i segni siano esattamente nello stesso posto. Come ti ho detto, questo è un lavoro di grandissima precisione e se sei preciso cucirai in un batter d'occhio. Io qui lo sto tenendo in mano perché almeno sono più delicata col tessuto. Una volta ripresi tutti quanti i segni, mi raccomando, cioè riprendi sempre tutti i segni e poi fai tutte le cuciture insieme. Quindi una volta ripresi tutti i segni vai ad unire le parti superiori che stanno insieme, quindi praticamente fai soltanto la cucitura della spalla, e le parti inferiori più la spallina. E in questo caso mi raccomando non cucire i fianchi e adesso ti spiego perché. Ed ecco qui il mio consiglio fondamentale, che ho adorato tantissimo. Cuci in maniera intelligente. Prima di metterti alla macchina per cucire, anche prima di tagliare, pensa a ogni passaggio, come andrai a cucire ogni parte e qual è il metodo più intelligente per unire insieme le parti e per fare le lavorazioni. In questo caso la cosa più intelligente da fare è non cucire i fianchi. Non ti preoccupare, e se hai paura che ti sfilaccino, invece di tagliare un margine di 1 centimetro per fare la cucitura alla francese, taglia 2 centimetri e al massimo se ti sfilaccia il primo mezzo centimetro, non di più. Poi quando sei pronto vai a fare la prima cucitura a 1 centimetro e mezzo, oppure invece ritagli 1 centimetro che è quello che hai messo in più e poi vai a fare la tua cucitura alla francese normalmente.
Le tecniche sono tante, ma mi raccomando, questo trucco ti semplificherà tantissimo il lavoro. E lo vedrai molto bene nei prossimi tutorial, quindi guardali tutti perché ci sono anche tanti altri trucchi di tecniche professionali e di tecniche invece molto molto legate al mondo del cosplay. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, metti mi piace, condividilo con tutti e commenta. Se hai qualsiasi domanda, mi raccomando, non ti fare problemi, io ti risponderò. E adesso che cosa ti posso dire? Seguimi su Instagram, Facebook e YouTube. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e coach Janome. Ci vediamo nel prossimo tutorial, mi raccomando, a presto. Ciao!